Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Diperam Sandoz SpA. Ultimo aggiornamento, 15 febbraio 2022. Cosa ha Diperam? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Diperam durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cosa ha Diperam? Diperam è un farmaco a base del principio attivo amlodipina più valsartan, appartenente alla categoria degli antipertensivi e nello specifico bloccanti del recettore dell'angiotensina I, ARBS, e calcioantagonisti. È commercializzato in Italia dall'azienda Sandoz SpA. Diperam può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Diperam 10 mg più 160 mg 28 compresse rivestite con film. Diperam 5 mg più 160 mg 28 compresse rivestite con film. Diperam 5 mg più 80 mg 28 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Sandoz SpA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: amlodipina più valsartan. Gruppo terapeutico: antipertensivi. Forma farmaceutica: compresse rivestite. Indicazioni: trattamento dell'ipertensione essenziale. Diperam è indicato negli adulti nei quali la pressione arteriosa non è adeguatamente controllata da amlodipina o valsartan in monoterapia. Posologia. La dose raccomandata di Diperam è una compressa al giorno. Diperam 5 mg/80 mg può essere somministrato a pazienti la cui pressione arteriosa non è adeguatamente controllata con 5 mg di amlodipina, 80 mg di valsartan da soli. Diperam 5 mg/160 mg può essere somministrato a pazienti la cui pressione arteriosa non è adeguatamente controllata con 5 mg di amlodipina o 160 mg di valsartan da soli. Diperam 10 mg/160 mg può essere somministrato a pazienti la cui pressione arteriosa non è adeguatamente controllata con 10 mg di amlodipina o 160 mg di valsartan da soli o con Diperam 5 mg/160 mg. Diperam può essere preso con o senza cibo. Si raccomanda la titolazione individuale dei due componenti, amlodipina più valsartan, prima di passare all'associazione fissa. Se clinicamente appropriato, può essere considerato il passaggio diretto dalla monoterapia all'associazione fissa. Per i pazienti che assumono compresse/capsule separate di valsartan e amlodipina, può essere conveniente passare a Diperam contenente le stesse dosi di componenti. Compromissione della funzionalità renale. Non sono disponibili dati clinici in pazienti con compromissione renale grave. Non ha richiesto alcun aggiustamento della dose nei pazienti con compromissione della funzionalità renale lieve o moderata. In caso di moderata compromissione della funzionalità renale, si consiglia il controllo dei livelli di potassio e di creatinina. Compromissione della funzionalità epatica. Diperam è controindicato nei pazienti con grave compromissione della funzionalità epatica, vedere paragrafo 4.3. Diperam deve essere somministrato con cautela a pazienti con compromissione della funzionalità epatica o con disturbi da ostruzione biliare, vedere paragrafo 4.4. Nei pazienti con compromissione lieve o moderata della funzionalità epatica, senza colestasi, la dose di valsartan non deve superare gli 80 mg. Non sono stati stabiliti dosaggi specifici di amlodipina per pazienti con compromissione epatica da lieve a moderata. Quando i pazienti ipertesi con compromissione epatica eleggibili sono trasferiti al trattamento con amlodipina o con Diperam, vedere paragrafo 4.1, deve essere usata la dose disponibile più bassa di amlodipina come monoterapia o di amlodipina come componente dell'associazione fissa, rispettivamente. Anziani, 65 anni di età ed oltre. Quando si aumenta la dose nei pazienti anziani è necessaria cautela. Quando i pazienti ipertesi anziani eleggibili sono trasferiti al trattamento con amlodipina o con Diperam, vedere paragrafo 4.1, deve essere usata la dose disponibile più bassa di amlodipina come monoterapia o di amlodipina come componente dell'associazione fissa, rispettivamente. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Diperam nei bambini di età inferiore a 18 anni non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili. Modo di somministrazione. Uso orale. Si raccomanda di prendere Diperam con un po' d'acqua.
Controindicazioni: ipersensibilità ai principi attivi, ai derivati di idropiridinici, o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Grave alterazione della funzionalità epatica, cirrosi biliare e colestasi. Uso concomitante di diperam con medicinali contenenti alischiren nei pazienti affetti da diabete mellito o compromissione renale, velocità di filtrazione glomerulare GFR. 60 ml/min/1,73 m2, vedere paragrafi 4, 5 e 5, 1. Secondo e terzo trimestre di gravidanza, vedere paragrafi 4, 4 e 4, 6. Ipotensione grave. Shock, incluso shock cardiogeno. Ostruzione dell'efflusso ventricolare sinistro, esempio cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva e stenosi aortica di grado elevato. Insufficienza cardiaca con instabilità emodinamica dopo infarto acuto del miocardio. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. La sicurezza e l'efficacia di amlodipina durante crisi ipertensive non sono state stabilite. Gravidanza. La terapia con antagonisti del recettore dell'angiotensina I, AIRA, non deve essere iniziata durante vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Interazioni comuni relative all'associazione. Non sono stati effettuati studi di interazione tra farmaci con amlodipina/valsartana e altri medicinali. Da considerare se usati contemporaneamente. Altri farmaci antipertensivi. I comuni, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Diperam insieme ad altri farmaci come Eurosrifadina Euro, Eurosrifatera Euro, Eurosrifina Euro, Eurosrifocina Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere diperam durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere diperam durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Amlodipina. La sicurezza di amlodipina durante la gravidanza non è stata stabilita. Negli studi sugli animali sono stati osservati effetti di tossicità riproduttiva in seguito a somministrazione, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. I pazienti che assumono diperam e che guidano veicoli o utilizzano macchinari devono considerare che potrebbero occasionalmente verificarsi capogiri o stanchezza. Amlodipina altera lievemente o moderatamente la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Se i pazienti che assumono amlodipina soffrono di capogiri, cefalea, affaticamento o nausea, la loro capacità di reazione può essere compromessa. Effetti indesiderati. Sintesi del profilo di sicurezza. La sicurezza di amlodipina/valsartana è stata valutata in 5 studi clinici controllati effettuati su 5.175 pazienti, dei quali 2.613 hanno ricevuto valsartana in associazione, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. Non si ha esperienza di sovradosaggio con amlodipina/valsartana. Il principale sintomo di sovradosaggio con valsartan potrebbe essere una marcata ipotensione con capogiri. Il sovradosaggio con amlodipina può portare ad una eccessiva vasodilatazione periferica e, eventualmente, a tachicardia riflessa. È stata riportata marcata e probabilmente prolungata ipotensione sistemica fino ad includere casi di shock ad esito fatale. Trattamento. In caso di assunzione recente devono essere considerati l'induzione di vomito o la lavanda gastrica. È stato dimostrato che la somministrazione di carbone attivo a volontari sani, immediatamente o entro 2 ore dall'assunzione di amlodipina, riduce in maniera significativa l'assorbimento di amlodipina. Un'ipotensione clinicamente significativa dovuta a sovradosaggio di diperam richiede un attivo sostegno cardiovascolare, comprendente il monitoraggio frequente della funzione cardiaca e respiratoria, l'innalzamento delle estremità e il monitoraggio dei fluidi circolanti e della diuresi. Per il ristabilimento del tono vascolare e della pressione arteriosa può essere di aiuto un vasocostrittore, qualora non vi siano controindicazioni al suo impiego. La somministrazione per via endovenosa di calciogluconato può rivelarsi utile nel neutralizzare gli effetti del blocco dei canali del calcio. Sia amlodipina che valsartan sono difficilmente eliminabili mediante dialisi. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Sostanze ad azione sul sistema renina-angiotensina. Antagonisti dell'angiotensina I, associazioni. Antagonisti dell'angiotensina I e calcioantagonisti, codice ATC. C09DB01. Diperam associa 2 farmaci antipertensivi con meccanismo complementare per controllare proprietà farmacocinetiche. Linearità. Amlodipina più valsartan presentano una farmacocinetica lineare.
Amlodipina/valsartan. Dopo somministrazione orale di amlodipina/valsartan, i picchi di concentrazione plasmatica di valsartan e amlodipina vengono raggiunti in 3 dati preclinici di sicurezza. Amlodipina/valsartan. Le reazioni avverse con possibile rilevanza clinica osservate negli studi su animali sono state le seguenti. In ratti maschi, ad una esposizione di circa 1,9 valsartan e 2,6, elenco degli eccipienti: nucleo della compressa, cellulosa microcristallina, crospovidone, silice colloidale anidra, magnesio stearato, rivestimento della compressa, diperam 5 mg/80 mg compresse rivestite con film, diperam 5 mg/160 mg compresse. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di diperam a base di amlodipina più valsartan sono amlodipina e valsartan DOC. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.